Lezione 1. Assicurare il proprio futuro. Buongiorno, Anna. Avete pensato alla vostra copertura assicurativa ultimamente? Sai, volevo dare un'occhiata più da vicino. Cosa suggerisci? Bene, è sempre una buona idea rivedere le politiche e individuare eventuali lacune. Questo ha senso. Che tipo di aggiustamenti dovrei prendere in considerazione? Pensa alle tue esigenze e al tuo stile di vita attuali. Assicurati che la copertura sia allineata. Ok, questo è un approccio intelligente. Qualche area specifica su cui dovrei concentrarmi? La salute, la vita e la disabilità sono le principali. Valuta i limiti e le franchigie. Capito. E che mi dici dell'assicurazione casa e auto? Anche queste sono importanti. Assolutamente. Assicuratevi di avere la giusta protezione per i vostri beni. Buon punto. Dovrò approfondire i dettagli di tali politiche. Sicuramente. E non dimenticate di confrontare i preventivi di diversi fornitori. Ah sì, fare shopping è la chiave per trovare il miglior rapporto qualità-prezzo. Esattamente. Prenditi il tuo tempo e non aver paura di negoziare. Fantastico. Questo mi dà un ottimo punto di partenza. Grazie per il consiglio. Non è affatto un problema. Fatemi sapere se avete altre domande. Lezione 2. Approfondimenti aromatici. Ehi Anna, hai mai pensato di usare oli essenziali? Sai, ero curioso di conoscerli. Quali sono i tuoi pensieri? Penso che possano essere un modo davvero versatile e naturale per migliorare il benessere. Interessante. In che modo usi gli oli essenziali? Beh, mi piace diffonderli per l'aromaterapia. È così rilassante. Oh, sembra adorabile. Quali sono alcune delle tue fragranze preferite? La lavanda è un classico, ma adoro anche le note edificanti degli agrumi. Sembrano divini. Dove acquisti di solito i tuoi oli? Di solito li trovo al negozio di alimenti naturali. Hanno un'ottima selezione. Buono a sapersi. Dovrò controllarlo la prossima volta che ci sarò. Sicuramente. Possono essere un po' costosi, ma un po' fa molto. È bene tenerlo a mente. Qualche consiglio per scegliere oli di alta qualità? Cerca oli puri al 100% di grado terapeutico. Evita tutto ciò che è diluito. Un consiglio eccellente. Lo terrò a mente durante la navigazione. Fantastico. Sono sicuro che troverai degli oli fantastici che adorerai. Lezione 3. Abbracciare l'individualità. Ehi Anna, posso condividere qualcosa che mi è venuto in mente ultimamente? Assolutamente. Sono qui per ascoltare. Cosa sta succedendo? Beh, ho lottato con questa tendenza a confrontarmi costantemente con gli altri. Posso capirlo. È così facile cadere nella trappola di paragonarci.
Esattamente. E finisce sempre per farmi sentire inadeguato o come se non fossi abbastanza bravo. Conosco la sensazione. È un'abitudine così malsana, ma è difficile da rompere. Hai ragione. Penso che parte del problema sia che cerco sempre di essere all'altezza di qualche ideale. Sì, è importante ricordare che il percorso di ognuno è diverso. Siamo tutti unici. Questo è un buon punto. Dovrei concentrarmi maggiormente sui miei punti di forza e sulla crescita, non sugli altri. Sicuramente. Abbraccia ciò che ti rende speciale e unico. Questa è la cosa più importante. Hai ragione. Ho bisogno di lavorare per aumentare la fiducia in me stesso e per essere più gentile con me stesso. Assolutamente. È un viaggio, ma ne vale davvero la pena. Credo in te, John. Grazie, Anna. Grazie davvero che tu abbia dedicato del tempo per parlarne con me. In qualsiasi momento. È a questo che servono gli amici. Sono qui se hai bisogno di parlare ancora. Sono grato di averti dalla mia parte. Significa molto. Lezione 4. Trovare un terreno comune. Buongiorno, Anna. Posso avere la tua opinione su qualcosa? Certo. Cos'hai in mente? Ho pensato molto alle recenti proteste e ai dibattiti che le circondano. È una questione complessa, vero? Ci sono punti validi da entrambe le parti. Sicuramente. Sono d'accordo che le proteste pacifiche possono essere incredibilmente potenti. Assolutamente. L'azione non violenta ha una lunga storia di guida del cambiamento sociale. Esattamente. Ma sono alle prese con i danni alla proprietà e gli atti vandalici che si sono verificati. Capisco cosa intendi. Questo tipo di distruzione può minare il messaggio. Giusto. Dà ai critici un modo semplice per respingere l'intero movimento. Questo è un punto giusto. Dobbiamo trovare il modo di mantenere la superiorità morale. Esattamente. Sono a favore di una protesta appassionata, ma deve rimanere entro certi limiti. Ti sento. Ci deve essere un equilibrio tra avere un impatto e mantenere la pace. Assolutamente. Avete qualche idea su come possiamo trovare questo equilibrio? È una sfida difficile, ma il dialogo aperto e il compromesso sono fondamentali. Dobbiamo ascoltarci l'un l'altro. Questa è un'ottima prospettiva. Trovare un terreno comune è così importante, anche su questioni che dividono. Lezione 5. Navigare nell'ambiguità. Ehi Anna, posso farti una cosa? Mi sento un po' confuso riguardo a una situazione lavorativa. Certo, sono felice di ascoltare. Cosa sta succedendo? Beh, il mio capo mi ha assicurato che avrei ricevuto un aumento significativo, ma i dettagli erano piuttosto vaghi. HMM. Sembra un po' ambiguo. Cosa hanno detto esattamente? Hanno usato un linguaggio molto generico, come qualcosa di molto sostanziale. Ma niente di specifico. Capisco, è una situazione difficile.
Ti hanno dato una tempistica o i passaggi successivi? Non proprio. Hanno appena detto che sarebbe successo, ma non mi hanno dato un'idea chiara di quando. Ok, è comprensibile il motivo per cui ti sentiresti confuso. L'ambiguità può essere frustrante. Esattamente. Voglio solo sapere cosa aspettarmi, capisci? Non mi piace tutta questa incertezza. Totalmente. È sempre meglio avere una comunicazione chiara e aspettative definite. Sicuramente. Sono preoccupato che potrei prepararmi per una delusione. Lo capisco. In una situazione come questa, penso sia una buona idea continuare per avere maggiore chiarezza. Sì, hai ragione. Probabilmente dovrei fissare un incontro per avere alcuni dettagli concreti. Buon piano. Avvicinati con calma e professionalità. Speriamo che tu possa ottenere delle risposte concrete. Ok, lo farò. Grazie per avermi ascoltato e aiutato a riflettere, Anna. Lezione 6. Grocery Getaway. Buongiorno, Anna. Sei pronto per andare a fare la spesa oggi? Assolutamente. Cosa dobbiamo raccogliere? Beh, sto esaurendo alcune cose essenziali. Fammi pensare. Ok, cosa c'è sulla lista? Sono felice di dare una mano. Abbiamo sicuramente bisogno di prodotti freschi, magari verdure e frutta. Ottima chiamata. Cos'altro? Prodotti lattiero-caseari. Pane. Sicuramente latte e uova. E ho finito il pane, quindi è un must. Capito. C'è altro? Snack o articoli per la casa? Potrei usare anche della carta igienica e del detersivo per il bucato. Va bene, sembra una lista solida. Usciamo presto. Assolutamente. Sono pronto quando lo sei tu. Sarà una buona occasione per recuperare il ritardo. Sicuramente. Non vedo l'ora di partire per la nostra piccola vacanza a fare la spesa. Anch'io. Sarà bello avere la compagnia. Ci andiamo? Fate strada. Sono proprio dietro di te. Ottimo, facciamolo. Sarà una commissione proficua e piacevole, credo. Lezione 7. Problemi terminali. Mi scusi, potrebbe aiutarmi a trovare il terminale corretto? Certo. A quale terminale stai cercando di arrivare? Onestamente non ne sono sicuro. Sono un po' perso in questo aeroporto. Ok, nessun problema. Fammi dare un'occhiata all'elenco. Lo apprezzo. Dovrei prendere un volo per Chicago. Va bene, fammi vedere. Ah, i voli per Chicago sono nel Terminal C. Terminal C, capito. Puoi indicarmi la giusta direzione? Assolutamente. Percorri questo corridoio, poi gira a sinistra. Il terminal ci sarà sulla destra.
Meraviglioso, grazie mille. Ero preoccupata di perdere il mio volo. Felice di aiutarti. Il Terminal C è a pochi passi da qui. Uff, è un sollievo. Sono contenta di averti incontrato. Non è affatto un problema. La navigazione in aeroporto può essere complicata. Me ne parli. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo. Certo, sono lieto di poterti indicare la giusta direzione. Anch'io. Va bene, è meglio che vada. Non voglio arrivare in ritardo. Lezione 8. Ambizioni ispiratrici. Ehi Anna, hai mai pensato a cosa sei veramente capace di fare? Questa è un'ottima domanda. Penso sicuramente molto al mio potenziale. Lo stesso qui. È stimolante considerare tutte le possibilità, vero? Assolutamente. Sento che entrambi mettiamo costantemente alla prova noi stessi. Sicuramente. C'è sempre spazio per crescere ed espandere i nostri orizzonti. Non potrei essere più d'accordo. Ci dà il potere di superare i limiti di ciò che possiamo fare. Totalmente. Trovo davvero motivante fissare obiettivi ambiziosi per me stesso. Anch'io. È così gratificante quando ottieni qualcosa che non pensavi fosse possibile. Concordato. Adoro quel senso di realizzazione e crescita personale. È incredibile quanto siamo capaci di fare quando ci impegniamo. Esattamente. Il potenziale umano è davvero illimitato, credo. Non potrei essere più d'accordo. È stimolante pensare a tutto ciò che possiamo ottenere. Sicuramente. Sono entusiasta di vedere cosa riserva il futuro per entrambi. Anch'io. Le possibilità sono infinite se hai grinta e determinazione. Assolutamente. È stata una bella chiacchierata. Mi sento pieno di energia e pronto a conquistare il mondo. Lezione 9. Fitness Fun. Buongiorno, Anna. Non ho potuto fare a meno di notare che sembri un po' più energico ultimamente. Hai ragione, John. Ho effettivamente iniziato una nuova routine di fitness e sta facendo una grande differenza. È fantastico. Che tipo di esercizi hai fatto per ottenere risultati così buoni? Beh, sto mescolando. Un po' di cardio, un po' di allenamento per la forza e persino un po' di yoga. Ah, un approccio a tutto tondo. Ottimo consiglio. Ci sono esercizi che ti piacciono particolarmente? Sicuramente. Mi è davvero piaciuta l'arrampicata su roccia. È un allenamento così divertente per tutto il corpo. Arrampicata su roccia, eh? Sembra esaltante. Ho sempre voluto provarci. Dovresti. È incredibilmente potente e il senso di realizzazione è imbattibile. Posso immaginarlo. E deve essere un bel cambio di ritmo rispetto alla tipica routine in palestra. Assolutamente. Mantiene davvero le cose eccitanti e mi impedisce di annoiarmi.
Questo è un ottimo punto. La varietà è fondamentale quando si tratta di mantenere un regime di fitness costante. Esattamente. E l'aspetto sociale dell'arrampicata su roccia è un ulteriore vantaggio. È un modo divertente per creare legami con gli amici. Questo mi piace. La forma fisica non dovrebbe riguardare solo i benefici fisici, ma anche quelli mentali e sociali. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta solo di trovare attività che ti piacciono davvero e che non vedi l'ora di fare. Beh, hai sicuramente suscitato il mio interesse, Anna. Beh, credo che dovrò provare l'arrampicata su roccia. Lezione 10. Esplorare le nostre passioni. Ehi, Anna, volevo chiederti, quali sono alcuni dei tuoi hobby? Oh, ho un sacco di hobby divertenti. Adoro disegnare e dipingere nel mio tempo libero. Oh, che figata! Hai uno stile o un argomento particolare su cui ti piace concentrarti? Mi piace molto fare pezzi astratti in cui posso semplicemente lasciare che la mia creatività fluisca liberamente. Sembra fantastico. Vorrei avere quel tipo di talento artistico. Anch'io sono più uno scarabocchiatore. Ehi, scarabocchiare è una forma d'arte a sé stante. Che genere di cose ti piace disegnare? Per lo più solo forme e motivi casuali. Niente di troppo elaborato, ma è rilassante. Scommetto che lo è. Disegnare è un ottimo modo per rilassarsi ed esprimersi. Assolutamente. Oltre all'arte, quali altri hobby ti piace esplorare? Mi piace molto anche fare escursioni e stare all'aria aperta. Non c'è niente di meglio di un bel sentiero panoramico. È incredibile. Volevo dedicarmi di più alle escursioni. Qualche consiglio per buoni sentieri? Sicuramente. C'è questo posto meraviglioso appena fuori città con viste incredibili. Oh, dovrò dare un'occhiata. Grazie per la dritta. E tu, qualche altro hobby? Vediamo. Adoro anche cucinare nel mio tempo libero. È così terapeutico. Cucinare, eh? È davvero impressionante. Anch'io sono più uno snack che un fornaio. Lezione 11. Sustainability Savvy. Ehi Anna, ho sentito che ti piacciono molto la sostenibilità e le risorse rinnovabili. Dimmi di più a riguardo. Assolutamente, John. Mi appassiona trovare modi per ridurre gli sprechi e incorporare più materiali rinnovabili nella nostra vita quotidiana. Sembra fantastico. Quali sono alcune delle risorse rinnovabili su cui ti stai concentrando? Bene, un'area che ho esplorato è l'uso di più prodotti in bambù. Il bambù è un materiale così versatile ed ecologico. Ah sì, ho sentito che il bambù è incredibilmente sostenibile poiché cresce così velocemente. Esattamente. E può essere utilizzato per qualsiasi cosa, dai mobili all'abbigliamento agli articoli da cucina. Affascinante. Quali altre risorse rinnovabili state esaminando? L'energia solare è un'altra importante. Sfruttare l'energia del sole è un modo così efficiente e pulito per generare elettricità.
È un'idea fantastica. Hai pensato di installare pannelli solari a casa tua? In realtà sì. Lo sto esaminando e l'investimento iniziale sembra valerne la pena a lungo termine. Sono d'accordo, il costo iniziale può essere elevato, ma i vantaggi ambientali e finanziari sono enormi. Sicuramente. E ci sono anche tante altre opzioni rinnovabili, come l'energia eolica, geotermica e idroelettrica. Wow, sai davvero il tuo talento quando si tratta di sostenibilità. Sono colpita. Grazie. Sono sempre desideroso di saperne di più e trovare nuovi modi per ridurre la mia impronta di carbonio. Beh, considerami ispirata. Dovrò fare qualche ricerca e vedere quali modifiche rinnovabili posso apportare. Lezione 12. Towel Request Redux. Mi scusi, potrei avere altri asciugamani per la mia camera? Assolutamente. Quante ne vorresti? Forse 2 o 3 in più se è possibile. Nessun problema. Posso richiamarli subito. Sarebbe meraviglioso, apprezzo davvero il tuo aiuto. È un piacere per me. Ti serviva altro per il tuo soggiorno? Bene, ora che me lo dici, i cuscini della mia stanza potrebbero aver bisogno di un po' di peluria. Ah, capisco. Mi assicurerò di occuparmi anche di quello. Sei una salvezza, Anna. Sono così felice di aver chiesto il tuo aiuto. Felice di aiutare in ogni modo possibile. C'è altro che posso fare per te? Fammi pensare. Oh, lo so, qualche gruccia in più nell'armadio sarebbe fantastico. Assolutamente. Mi assicurerò di fare scorta anche di quelli. Sei la migliore, Anna. Sono davvero colpita dal servizio offerto. Bene, il nostro obiettivo è far sentire i nostri ospiti come a casa. Fammi sapere se c'è altro. Penso che questo sia sufficiente per ora. Grazie ancora, sei stato di grande aiuto. Lezione 13. Il viaggio musicale di Charlotte. Ehi Anna, hai sentito la notizia dell'ultimo contratto discografico di Charlotte? Ehi John, sì, l'ho fatto. A quanto pare ha appena firmato un nuovo contratto con Sony. Wow, è enorme. Sapevo che la sua carriera stava decollando, ma un accordo con una major? Assolutamente. È una pietra miliare enorme. Il contratto è per 5 album, il che è davvero impressionante. 5 album, eh? Deve essere al settimo cielo per quel tipo di opportunità. Sono sicuro che lo sia. È una testimonianza del successo del suo primo album uscito l'anno scorso. Sicuramente. Quell'album è andato così bene, l'ha davvero messa sulla mappa in grande stile. Senza dubbio. Il plauso della critica e le forti vendite devono aver attirato l'attenzione di Sony. Totalmente. E con le risorse e il sostegno di una grande etichetta, può davvero portare le cose al livello successivo. Esattamente. Questo accordo le darà la piattaforma per far crescere la sua base di fan e affermarsi davvero come artista.
Assolutamente. Sono curiosa di vedere che tipo di controllo creativo avrà in base a questo contratto. Buon punto. Speriamo che sia ancora in grado di mantenere la visione artistica che ha reso il suo debutto così avvincente. Questa è una considerazione davvero importante. Firmare con una major a volte può andare a scapito della libertà creativa. Vero, ma con il suo talento e la sua comprovata esperienza, potrebbe avere più influenza per prendere le decisioni. C'è speranza. In ogni caso, è un nuovo entusiasmante capitolo del viaggio musicale di Charlotte. Lezione 14. Inseguendo i nostri sogni. Ehi Anna, sai cosa stavo pensando l'altro giorno? No, cosa ti passa per la testa, John? Stavo pensando che dovremmo fare squadra e realizzare i nostri sogni. Cosa ne dici? Insieme. Intendi dire che dovremmo lavorare sui nostri obiettivi come squadra? Sembra un'idea fantastica. Esattamente. Sento che se uniamo le nostre idee, possiamo ottenere molto di più. Ci sto. Che tipo di sogni avevi in mente? Sono pronto per iniziare a pianificare. Beh, ho sempre voluto avviare un'attività in proprio, ma per conto mio è stato un po' scoraggiante. Oh, avviare un'attività è eccitante. Mi piacerebbe aiutarti in questo. Sì, e so che hai voglia di viaggiare di più. Forse possiamo trovare un modo per fare entrambe le cose. Assolutamente. Cominciamo a ricercare e fare brainstorming sui modi in cui possiamo farlo accadere. Di sicuro. Sento che con le nostre competenze e passione combinate, possiamo farlo funzionare. Sono d'accordo. John, due teste sono meglio di una e penso che siamo una grande squadra. Sicuramente. Allora, da dove cominciamo? Sono pronto per iniziare a trasformare i nostri sogni in realtà. HMM. Iniziamo delineando i nostri obiettivi e delineando un piano d'azione. Sarà molto divertente. Non vedo l'ora. Con te al mio fianco, so che possiamo ottenere qualsiasi cosa ci venga in mente. Lezione 15. Alla scoperta dell'Australia. Buongiorno, Anna. Avete saputo delle ultime notizie dalla Gran Bretagna? No, cosa sta succedendo? Aggiungimi, John. Bene, la Gran Bretagna ha deciso di utilizzare l'enorme paese quasi disabitato dell'Australia come colonia penale. Wow, davvero? Questo è affascinante. Cosa ne pensi di questa decisione? È una mossa piuttosto interessante, se me lo chiedi. Stanno essenzialmente trasformando l'Australia in una gigantesca prigione. HMM. Posso vedere sia i pro che i contro di questo approccio. È sicuramente una mossa audace da parte della Gran Bretagna. Esattamente. Da un lato, potrebbe contribuire ad alleviare il sovraffollamento nelle carceri britanniche. Ma dall'altro, si tratta essenzialmente di esiliare i criminali dall'altra parte del mondo. Hai fatto una buona osservazione. Mi chiedo come si sentirà il popolo australiano di fronte a questo massiccio afflusso di detenuti. Questa è un'ottima domanda. Immagino che avranno sentimenti contrastanti al riguardo.
Potrebbe portare opportunità economiche, ma anche potenziali rischi per la sicurezza. Sicuramente. Sarà affascinante vedere come andrà a finire tutto questo. L'Australia è una terra così vasta e selvaggia che potrebbe essere il posto perfetto per una colonia penale. Assolutamente. Sono davvero curioso di saperne di più su tutta questa situazione. Potrebbe essere una vera svolta nella storia della Gran Bretagna e dell'Australia. Anch'io. John. Questo è il tipo di storia che potrebbe plasmare il futuro di un intero continente. Non vedo l'ora di vedere come si svolgerà il tutto. Lo stesso qui. Chissà, forse un giorno visiteremo l'Australia e vedremo di persona l'eredità di questa decisione. Sarebbe fantastico. Un viaggio nella terra dell'Australia, alla scoperta della sua storia e dei nuovi insediamenti. Conta su di me, John. Allora è un appuntamento. Potrebbe essere l'inizio di una nuova avventura per noi. Lezione 16. La brillante idea di Edison. Ehi Anna, sapevi che Thomas Edison ha iniziato la sua formazione in tenera età? No, non lo sapevo. Dimmi di più, John. Mi intriga. Beh, da giovane, la madre di Edison iniziò a insegnargli da sola, prima ancora che lui andasse a scuola. Wow, è affascinante. Non avevo capito che avesse avuto un'educazione educativa così unica. Esattamente. Apparentemente, sua madre era preoccupata che il sistema scolastico tradizionale non fosse in grado di soddisfare la sua mente curiosa e inventiva. Questo ha molto senso. Edison era noto per essere un individuo incredibilmente innovativo e lungimirante. Assolutamente. Sua madre deve averlo capito presto e voleva coltivare i suoi talenti in un modo più personalizzato. Scommetto che questo gli ha dato un enorme vantaggio più avanti nella vita. Ha ricevuto l'attenzione individuale e il curriculum personalizzato di sua madre. Sicuramente. Gli ha permesso di sviluppare le sue capacità e le sue passioni al suo ritmo, senza i vincoli di un ambiente tipico in classe. È davvero stimolante. Dimostra solo il potere dell'apprendimento personalizzato e l'impatto che un genitore solidale può avere. Totalmente. La storia di Edison è un ottimo esempio di come a volte l'approccio non convenzionale possa dare i migliori risultati. Sono d'accordo, la decisione di sua madre di prendere in mano la sua istruzione probabilmente ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmarlo nel geniale inventore che conosciamo oggi. Assolutamente. È incredibile pensare a come sarebbero cambiate la sua vita e la sua eredità se avesse appena seguito il sistema scolastico standard. Esattamente. A volte pensare fuori dagli schemi può fare la differenza. La madre di Edison era chiaramente una lungimirante. Assolutamente. Ho un nuovo apprezzamento per il ruolo che ha avuto nel coltivare la sua incredibile mente e i suoi talenti. Lezione 17. Ricordi in riva al lago. Ricordi quelle calde giornate estive in cui andavamo a nuotare nel lago vicino alla nostra vecchia casa? Oh sì, erano i migliori. Ho bellissimi ricordi di quando sguazzavo in quell'acqua rinfrescante. Anch'io.
Era il modo perfetto per combattere il caldo e rilassarsi con gli amici. Assolutamente. Posso ancora immaginare gli alti alberi che costeggiano la riva e la luce del sole che danza sulla superficie del lago. Sicuramente. E il suono di tutti che ridevano e si divertivano, era un'atmosfera così magica. Sicuramente. Quelle spensierate giornate estive in riva al lago sono state davvero alcune delle migliori. Di sicuro. Ricordo che passavamo ore là fuori, nuotando, giocando e semplicemente prendendo il sole. Sicuramente. E il lago era il posto perfetto per rinfrescarsi dopo una lunga e calda giornata. Esattamente. Era la nostra piccola oasi, lontana dal resto del mondo. Assolutamente. Quei momenti di pura felicità e libertà sono alcuni dei miei ricordi più cari. Non potrei essere più d'accordo. Il lago era un posto così speciale per noi da piccoli. Sicuramente. Ha un posto davvero unico nel mio cuore. Quelle spensierate giornate estive saranno sempre così speciali per me. Lo stesso qui. Sono davvero grata che avessimo quell'incantevole lago nelle vicinanze per creare tutti quei ricordi incredibili. Anch'io. È incredibile come piccoli momenti del genere possano lasciare un impatto così duraturo. Assolutamente. Quei semplici piaceri della nostra infanzia sono davvero impagabili. Lezione 18. Un curioso capro. Hai sentito quella del ladro di cetrioli? Il ladro di cetrioli. Questo lo devo sentire. A quanto pare, c'era un gruppo di donne che si occupavano del loro giardino e una di loro ha notato che alcuni dei loro cetrioli stavano scomparendo. Un cappero al cetriolo. Cosa è successo dopo? Beh, hanno tenuto d'occhio il giardino ed ecco, hanno catturato uno degli uomini del posto che cercava di scappare con un terzo del loro raccolto di cetrioli. Un terzo. Una rapina piuttosto audace. Cosa hanno fatto le donne? L'hanno affrontato, ovviamente. A quanto pare, l'uomo ha avuto il coraggio di affermare che stava solo tenendo i cetrioli per una delle donne. Aspetta, ha cercato di addossare la colpa a una delle donne. Come è andata a finire? Non va affatto bene. Le donne non ne mangiavano niente e hanno cacciato il poveretto dal giardino, cetrioli in mano. Ah, scommetto che gli hanno dato una parte della loro mente. Hanno mai capito chi stava cercando di incastrare? Questa è la parte migliore, hanno capito che stava solo cercando di farla franca rubando le loro verdure guadagnate duramente. Riesci a credere al coraggio? Incredibile! Alcune persone faranno di tutto per farla franca con i loro misfatti. Sono contenta che le donne lo abbiano colto in flagrante. Assolutamente. Non si scherza con un gruppo di giardinieri determinati e con i loro preziosi cetrioli. Non sono mai state pronunciate parole più vere. Ora mi immagino la scena. Un gruppo di donne grintose che inseguono un ladro di cetrioli. Un classico. Ah, lo so, vero? È il tipo di storia che ti fa scuotere la testa incredulo. Lezione 19.
Prenotare un ritiro di lavoro. Va bene, ho una domanda per te. Sa se questo hotel dispone di sale riunioni disponibili? Sale riunioni. Assolutamente. Questo posto è perfetto per questo. Hanno un'intera suite di strutture per conferenze in loco. Oh, fantastico. Sto cercando di organizzare un ritiro di lavoro per il mio team e stiamo cercando una location che possa ospitarci. Allora sei arrivato nel posto giusto. Questo hotel dispone di tutti i tipi di sale riunioni e spazi per eventi tra cui scegliere. Meraviglioso, è esattamente ciò di cui ho bisogno. Sapete per caso se hanno disponibilità nelle prossime settimane? Fammi controllare. Scatta un clic sul computer HMM. Sì, sembra che abbiano degli slot aperti nel loro calendario. A che tipo di configurazione stavi pensando? Beh, avremo bisogno di qualcosa che possa ospitare comodamente circa 20 persone. E sarebbe fantastico se ci fossero anche una o due sale relax disponibili. Ok, ho capito. Altri tipi sì. Hanno un paio di sale riunioni che funzionerebbero perfettamente per un gruppo di quelle dimensioni. Una di esse ha anche un'area separata per i gruppi di lavoro. Fantastico, sembra l'ideale. Qual è la disponibilità di quelle camere? Vediamo qui. Controlla di nuovo il calendario. Hanno un posto vacante nella sala conferenze principale da martedì a giovedì prossimo. Funzionerebbe per il programma del tuo team. Annuisce sì, quel tempismo è perfetto. Allora possiamo andare avanti e prenotare quelle date? Assolutamente. Me ne occuperò io per te adesso. Giusto per confermare, è la sala conferenze principale più la sala riunioni, giusto? Sì, è vero. Apprezzo davvero che tu stia indagando su questo per me. Sarà molto utile per il nostro ritiro. Felice di aiutarti. Va bene, ho pronto la tua prenotazione. Fammi sapere se ti serve altro mentre finalizzi i piani. Lo farò, grazie ancora. Lo so che abbiamo preparato il luogo perfetto per me. Lezione 20. Dichiarazioni di moda. Ehi Anna, hai visto quei fantastici braccialetti che sono così popolari in questi giorni? Intendi quelli con messaggi incoraggianti? Li adoro. Sono un modo così divertente per accessoriare. Totalmente. Volevo comprarne uno, ma non riesco a decidere quale design mi piace di più. Lo so, ci sono tante ottime opzioni. Hai visto quelli che dicono cose come Girl Boss o Slay? Oh sì, sono davvero fantastici. Stavo guardando anche quelli con citazioni motivazionali. Oh sì, anche quelli sono fantastici. Una piccola dose giornaliera di ispirazione da portare al polso. Esattamente. Sono indeciso tra sceglierne uno con uno slogan femminista o uno più generico, come Dream Big. HMM. Scelta difficile. Penso che dipenda dal tuo stile personale e dal messaggio che vuoi trasmettere. Questo è un buon punto. Voglio che mi sembri autentico, sai? Non solo trendy. Sicuramente. Dovrebbe essere qualcosa che rispecchia davvero te e i tuoi valori. Assolutamente. Penso che darò un'occhiata ancora e vedrò cosa mi parla di più.
È un ottimo piano. Sono sicuro che troverai il braccialetto perfetto che si adatta al tuo stile. Lo spero. È un modo così divertente per accessoriare e mostrare la tua personalità. Completamente d'accordo. Non vedo l'ora di vedere quale finirai per comprarti. Anch'io, sono entusiasta di trovare quella giusta. Grazie per il contributo, Anna. Lezione 21. Reeling in the catch. Buongiorno, Anna. Sapevi che la pesca è un'industria enorme nella nostra zona? Davvero? Non ne avevo idea. Che tipo di pesca fanno da queste parti? Principalmente pesca commerciale, ma c'è anche una grande scena di pesca sportiva. Pesca sportiva. Di cosa si tratta? È quando le persone escono in barca solo per il divertimento di pescare, senza scopo di lucro. Ah, capisco. Quindi non vendono il pesce. Lo fanno solo per il brivido. Esattamente. Usano canne e mulinelli speciali per cercare di ottenere grosse catture. Sembra davvero eccitante. C'è molta gente da queste parti che pratica pesca sportiva. Sì, in realtà è un hobby abbastanza comune. Molte persone escono nei fine settimana per tentare la fortuna. È così figo. Non ho mai pescato prima, ma sembra che potrebbe essere molto divertente. You should definitely give it a try. It's a great way to spend time outdoors and relax. Forse devo proprio farlo. Sai dove sono i posti migliori da queste parti? Oh, mi piacerebbe sentirlo. Forse puoi portarmi a pescare lì qualche volta? Assolutamente. Sarei felice di mostrarti le basi e aiutarti a ottenere la tua prima grande pesca. Lezione 22. Sushi Night. Ehi Anna, ho voglia di sushi, e tu? Oh sì, il sushi sembra assolutamente delizioso. Ottimo, ordiniamone un po' allora. Conosco questo fantastico ristorante di sushi che offre consegne a domicilio. Meraviglioso, sto morendo di fame. Cosa ci consigliate di prendere? Beh, i loro involtini speziati al tonno e arcobaleno sono buoni da morire. Oh, sembrano perfetti. E magari possiamo mangiare anche della zuppa di edamame e miso. Scelte eccellenti. Mi viene fame solo a pensarci. Anch'io, non aspettiamo oltre. Andate avanti e fate l'ordine. Lo farò, lo porterò qui in un batter d'occhio. Sarà una fantastica serata di sushi. Non vedo l'ora. Il sushi è onestamente uno dei miei cibi preferiti. Lo stesso qui, è il pasto perfetto. Va bene, l'ordine è fatto, ora non ci resta che aspettare. Mi sembra una buona idea. Sono sicuro che varrà la pena aspettare. Sicuramente, il cibo qui è incredibile. Questa è stata un'ottima idea.